Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Da qualche giorno siamo in Tunisia, un paese per noi ancora inesplorato. Ogni luogo che incontreremo è una scoperta e non vediamo l'ora di condividerla con voi. Buongiorno, stamattina risveglio alle 5 del mattino con il richiamo alla preghiera, è stato un po' traumatico. Allora, oggi faremo 200 e passa chilometri perché vogliamo scendere direttamente a sud, a Gerba, e poi da lì insomma rallenteremo un po' e ci godremo con più tranquillità la Tunisia. Quindi adesso, dopo un lavaggio del vetro, ci mettiamo in strada. Finora non abbiamo ancora incontrato un camper, cioè è incredibile, non ce ne sono. Sembra di essere davvero gli unici col camper in tutta la Tunisia. Magari sicuramente scendendo poi a Gerba o lì ce ne saranno di più, però finora non abbiamo incontrato neanche un camper. Sta bene. Fagiolini. Zona di fagiolini. Ah, guarda che porta. Aerata. Sì, tutto nuovo. Siamo quasi arrivati a Gerba. Allora, per andare a Gerba ci sono due possibilità. C'è un ponte che è da prendere un po' più a sud, oppure c'è la possibilità di prendere un traghetto e si risparmiano un centinaio di chilometri più o meno, e costa pochissimo da quello che abbiamo letto su internet. Adesso bisogna verificare se è realmente così. Quindi abbiamo deciso all'andata di fare il traghetto, poi quando usciremo da Gerba faremo il ponte che è più a sud. Siamo fermati in pausa pranzo, stavamo andando verso il traghetto, visto questo pezzo di mare, grazie alla mappa che stiamo utilizzando Osman si vedono le strade che lo raggiungono, quindi anche le piste, ed è proprio bello, a parte un po' di immondizia, però è proprio bello. Sa che alla fine la scelta migliore è prendere direttamente il ponte, perché c'è una coda infinita. Che poi in realtà la coda scorreva abbastanza veloce. Il problema è che c'erano davvero tantissime macchine in attesa. Beh, letteralmente aspettando 2 ore arriviamo per prendere il traghetto e ci dicono che non potevamo prendere il traghetto perché siamo troppo grandi. E buongiorno. Ieri sera, dopo aver scoperto che non potevamo prendere il traghetto con il camion, abbiamo fatto altri 80 km e siamo arrivati prima del ponte che porta sull'isola di Gerba. E ci siamo trovati questo posticino vicino al porto, molto bellino.
abbastanza tranquillo, anche se c'è la strada che non è troppo lontana, quindi si sentono i camion, però abbiamo dormito molto bene. E il mattino il risveglio è bellissimo con le barchette su quest'acqua ferma, immobile, è veramente bello. È arrivato il momento carico dell'acqua. Andiamo a vedere se in Tunisia si trova l'acqua con facilità. È stato abbastanza semplice trovare l'acqua. Molto. Molta pressione. Bene. Abbiamo scoperto con Google Traduttore che questa fontana è messa a disposizione da dei privati che regalano la propria acqua ai viandanti. Che paesaggio. Bellissimo. Cioè, ma lo stai vedendo? Sì. Ma stai scherzando? Guarda che posto! Ma stai scherzando? Siamo letteralmente arrivati in paradiso, è un posto incredibile. L'avevamo visto dal satellite, però non sapevamo bene se si poteva raggiungere perché c'è la laguna dietro, quindi bisogna aspettare che la marea si abbassi. Ma in ogni caso c'è un punto dove la marea non arriva mai e quindi riesce a raggiungerlo. Siamo arrivati qui, è veramente un paradiso. Allora, in questo bellissimo paesaggio sto preparando delle crepes di ceci perché non abbiamo comprato il pane e poi ho preparato delle patate al forno. Delle patate con questo mini forno che abbiamo comprato, è la prima volta che lo uso, vediamo un po' come escono. E poi ho delle zucchine preparate ieri con i fagioli cannellini con curcuma e pepe. Oggi pranzettino vista mare, e che mare, veramente bello. Si sta benissimo perché c'è caldo, ma il vento rinfresca alla temperatura perfetta, quindi oggi costume, magliettina, maniche corte. C'è da dire anche che
In una spiaggia del genere non c'è nessuno, c'è solamente qualche pescatore che tra l'altro sono passati qua vicino, ma molto molto discreti. Si fanno abbastanza gli affari loro e salutano, molto gentili, e basta, non c'è nessun altro, quindi è incredibile. Abbiamo incontrato un tunisino che lavorava in un villaggio turistico e ci ha detto che non ci sono turisti, che anche nei villaggi ci sono pochissimi turisti, quindi non lavora più nel villaggio, adesso fa il pescatore, ma ce ne stiamo rendendo conto perché non abbiamo incontrato nessuno. Cosa sembra? Freddo? Un po' sì. Sto bene. Sono al limite con la felpina. Cerco il sole. Bellissimo. Buongiorno. Stavo notando che ieri quando siamo arrivati già si stava rialzando la marea, invece ora è veramente bassa, e stavo notando che c'è uno sbalzo di marea davvero importante. Per essere il Mediterraneo è veramente importante, c'è più di 1 metro di coefficiente, e quindi è impressionante per essere il Mediterraneo. Ieri sera l'acqua arrivava qui, quindi l'acqua arrivava qui, adesso è oltre quella barriera che c'è di rocce in fondo. Quindi facendo due calcoli c'è oltre 1 metro di coefficiente, vedendo dove arrivava l'acqua ieri sera e dove ora sicuramente c'è oltre 1 metro. Ed è particolare perché comunque è Mediterraneo anche da noi e questo coefficiente di marea non c'è. Comunque, dopo aver passato la notte qui, ora ci spostiamo e andiamo finalmente sull'isola di Gerba, perché non ci siamo ancora. C'è il ponte qua vicino e la vediamo da qua, ma volevamo fare questa tappa prima di raggiungere Gerba. Siamo appena arrivati nell'isola di Gerba e proprio all'ingresso dell'isola, appena si entra sulla destra, c'è un sito archeologico di epoca romana. Adesso siamo appena arrivati e ci siamo resi conto che effettivamente è tutto chiuso e un po' lasciato così a se stesso. Però tutto attorno ci sono delle pietre. Adesso andiamo a farci una passeggiata per vedere un po' come si presenta questo sito. Lì ci sono cumuli di pietre che sembrano di epoca romana, e poi lì c'è una specie di altarina. Adesso andiamo a vedere prima qui. Durante l'epoca dell'impero romano, la Tunisia rappresentava una delle regioni più floride dell'Africa proconsolare. Era un territorio strategico per l'approvvigionamento di grano, olio d'oliva e altri beni essenziali per Roma. L'isola di Gerba, situata nel sud della Tunisia, non faceva eccezione e giocava un ruolo importante nel commercio marittimo e nelle comunicazioni nel Mediterraneo. Noi siamo parcheggiati lì. Adesso andiamo a vedere lì. Colonne buttate a terra. Dove? Vedi, queste tutte pietre romane. Eh sì. Colonne. Vabbè, un po' come
Davvero in Sardegna? Vabbè, però Tarro. Sì, Tarro si è tenuto bene. Eh sì, queste sono colonne. Sembra un tronco, però. Le colonne, guarda quella, la base di quella colonna. Cosa hai trovato? Ci sono opere romane. Appoggiate qua, guarda. Assurdo. Eh sì, questi li hanno ritrovati e li hanno lasciati qua. Dici che risalgono al periodo romano. I gabbiani oggi, li vedi? Ah, tantissimi. Ah, c'è la discarica lì. La discarica. Sì. Guarda lì, guarda, è impressionante perché poi sono tutte qua fuori così. Non so se le hanno spostate. Un teatro, lo vedi che Sì. Le colonne, un teatro. non lo so, un tempio, però tutto lasciato Neanche queste pietre. Vedi? intagliate, lavorate. Anche queste dovevano essere le colonne che sostenevano. Queste sono tutte in linea, quindi. Quelle che sono rimaste meglio sono i piedi. Però guarda che belli anche i materiali scelti per le colonne. Guarda questo qua, rosso. Cioè deve essere proprio bellissimo. Qua avevano sicuramente qualcosa. E li poi tutti intagliati. Sono lasciati così fuori. E poi qua sotto lo vedi, tutto roccioso. Eh sì, qua sicuramente c'era il pavimento. Anche lì ce n'è un altro intagliato. Quelli che abbiamo visto mantenuti davvero bene sono quelli in Turchia. La biblioteca di Efesos è stato impressionante proprio da vedere, era tenuta benissimo. E qua niente, li trovi tutti per terra, sparsi. È particolare anche questo, perché insomma, rovine così. Sono pezzi. Che cos'è? Tutti lavorati. Comunque è incredibile, in Tunisia non c'è nessuno in giro, no? No. Pochissima gente. Deserto. È completamente diverso rispetto al Marocco. Si assomiglia molto perché comunque la cultura è quella, però li vedi davvero poco in giro i tunisini. Sono tutti abbastanza accoglienti perché ti salutano, chiedono come va, però si fanno, come già detto prima, fanno la loro vita. È incredibile come li abbiano lasciati così abbandonati. Siamo fermati qui sotto dove hanno buttato questo accumulo di Hanno pietre. scavato, buttato, e ci sono pezzi in mezzo alle pietre Di anfore. guardate qua. Anche qua si vede che doveva essere. Vedi? Sì. Ma sono tutti lavorati, anche lì ce ne sono altri.